problema del ripiegamento proteico, che un tempo si riteneva richiedesse tempi astronomici per essere risolto per via computazionale, è stato ampiamente risolto grazie all'intelligenza artificiale. Una struttura così piccola che non può essere vista con un microscopio ottico tradizionale, ma che visualizziamo chiaramente grazie alla criomicroscopia elettronica, Cryo-EM. Eppure nasconde un segreto che la nostra tecnologia attuale non riesce a decifrare. Questo è il più grande paradosso della nostra epoca. Abbiamo costruito macchine capaci di mandare sonde su Marte, ma siamo completamente ciechi di fronte alla biologia di base. Per 70 anni abbiamo vissuto in un'illusione. Abbiamo creduto che per risolvere problemi più grandi bastasse costruire computer più veloci. Abbiamo rimpicciolito i transistor fino a renderli grandi come una manciata di atomi, stipandone miliardi dentro i microchip dei nostri telefoni. Ma un computer classico, per quanto incredibilmente veloce, rimane fondamentalmente stupido. Pensa solo in due concetti assoluti: 0 e 1, acceso o spento, vero o falso. Quando deve affrontare un problema complesso, un computer classico spesso fatica perché molti algoritmi richiedono un numero di passaggi che cresce esponenzialmente, sebbene esistano euristiche e tecniche. È come cercare di trovare l'uscita di un labirinto bendati, sbattendo contro ogni singolo muro prima di poter fare un passo indietro. Questo limite si chiama esplosione combinatoria ed è il nemico numero 1 della scienza moderna. Immagina di dover organizzare il percorso di consegna per un fattorino che deve visitare solo 15 città. Sembra facile, vero? Eppure ci sono oltre 1 trilione di percorsi possibili. Aggiungi circa altre 45 città per un totale di 60. E le combinazioni superano il numero di atomi nell'universo osservabile. Il nostro mondo è pieno di questi problemi insuperabili. Trovare la formula per una nuova batteria rivoluzionaria, prevedere il collasso di un mercato finanziario o scoprire la cura per l'Alzheimer. Tutti questi traguardi sono bloccati dietro un muro di calcoli che i nostri processori in silicio non finiranno mai di elaborare. Fino ad oggi. Siamo arrivati al capolinea della fisica classica. Non possiamo più rimpicciolire i componenti dei computer. Se stringiamo gli elettroni in spazi ancora più piccoli, iniziano a comportarsi in modo strano. Saltano fuori dai loro percorsi, generano un calore infernale e fondono i circuiti. La natura ci sta dicendo che non possiamo più forzare le vecchie regole. Se vogliamo risolvere i problemi impossibili, dobbiamo abbandonare il mondo che possiamo vedere e toccare e scendere in un regno dove le leggi della logica smettono di funzionare. Dobbiamo immergerci nel tessuto stesso della realtà quantistica. Preparati, perché quello che sto per mostrarti sfida ogni intuizione umana. Fermati un attimo. Cancella dalla tua mente l'immagine di un computer tradizionale fatto di cavi, ventole e schede madri. Stiamo per scendere alla scala dei singoli atomi. In questo regno microscopico, la materia smette di essere solida e prevedibile. Qui non esistono certezze, solo probabilità fluttuanti. È qui che nasce il computer quantistico. Invece di usare i bit convenzionali, bloccati per sempre sullo stato di 0 o di 1, questa nuova macchina utilizza i qubit. Un qubit non è un interruttore meccanico. Può essere una particella subatomica, un atomo ionizzato o persino un circuito superconduttore macroscopico, costretto a danzare secondo le regole più bizzarre dell'universo. Il primo superpotere del qubit si chiama superposizione. Immagina di lanciare in aria una moneta. Mentre sta ruotando vorticosamente su se stessa, non è né testa né croce. È
entrambe le cose contemporaneamente, in una sfocatura di movimento. Diventa una o l'altra solo quando cade sul palmo della tua mano e la guardi. Un qubit funziona esattamente così. Finché non lo misuriamo, esiste simultaneamente nello stato di 0, nello stato di 1 e in tutte le infinite sfumature intermedie. Questo significa che 2 qubit non contengono 2 informazioni, ma 4. 3 qubit ne contengono 8. A 300 qubit hai più stati possibili di quanti siano gli atomi nell'universo, ma un singolo qubit isolato non serve a molto. È qui che entra in gioco il fenomeno più inquietante della fisica, l'entanglement quantistico. Albert Einstein lo detestava, chiamandolo letteralmente azione fantasma a distanza. Se prendi 2 qubit e li leghi attraverso l'entanglement, i loro destini diventano un'unica entità inseparabile. Se modifichi lo stato del primo qubit, il secondo reagisce istantaneamente, anche se si trovasse dall'altra parte della galassia, senza che nessuna informazione viaggi attraverso lo spazio tra di loro. Nei computer quantistici usiamo questa telepatia cosmica per far comunicare migliaia di particelle all'unisono, creando un coro di calcolo di una potenza inimmaginabile. Ora abbiamo una macchina in grado di contenere tutte le risposte possibili all'interno di un problema. Ma c'è un ostacolo critico. Come facciamo a estrarre l'unica risposta giusta tra miliardi di risposte sbagliate? La soluzione è l'interferenza quantistica. Pensa alle onde del mare. Se la cresta di un'onda incontra la cresta di un'altra, si sommano creando un'onda gigante. Ma se una cresta incontra una valle, si annullano a vicenda, lasciando l'acqua piatta. Gli algoritmi quantistici sono progettati proprio come un oceano. Fanno scontrare le probabilità sbagliate tra loro per farle annullare, mentre amplificano l'unica onda corretta fino a farla emergere trionfante dalla superficie. Abbiamo capito come funziona l'hardware. Ora parliamo della mente che lo abiterà. L'intelligenza artificiale che conosciamo oggi, per quanto sembri miracolosa quando scrive testi o genera immagini, ha un limite brutale. Impara in modo estremamente lento. Per insegnare a un modello linguistico a parlare, dobbiamo costringerlo a leggere letteralmente l'intera internet, parola per parola, per mesi interi, consumando l'energia elettrica di una piccola nazione. È come cercare di capire come è fatto l'oceano guardandolo attraverso il buco di una serratura, una goccia alla volta. L'intelligenza classica è potente, ma è ciecamente inefficiente. Ha bisogno di una rivoluzione. Cosa succede se prendiamo una rete neurale artificiale e la trasferiamo dentro un computer quantistico? Nasce una creatura completamente nuova. La AI quantistica non guarda più il labirinto dei dati dall'interno, perdendosi nei vicoli ciechi. Si solleva in volo e lo guarda dall'alto, abbracciando tutte le informazioni in un singolo istante di superposizione. Invece di analizzare i dati in sequenza, li elabora come un paesaggio unificato. Processi di addestramento che oggi richiederebbero migliaia di anni di calcolo intensivo potrebbero essere completati nel tempo che impieghi a bere una tazza di caffè. L'intelligenza non è più artificiale, diventa una forza della natura. C'è un algoritmo specifico che rende questa fusione terrificante e meravigliosa allo stesso tempo. Si chiama algoritmo di Grover. Immagina di avere una rubrica telefonica grande quanto l'intero pianeta Terra, ma con i nomi non in ordine alfabetico. Se devi cercare il numero di una persona specifica, un computer normale dovrebbe leggere ogni singola pagina fino a trovare quella giusta. Un'eternità. L'AI quantistica, usando l'algoritmo di Grover, non cerca. Sfrutta l'interferenza per far collassare tutte le pagine sbagliate
nel nulla, lasciando intatta solo la pagina con il numero che stavi cercando. Trova l'ago nel pagliaio, bruciando istantaneamente tutto il fieno. Questa non è solo un'accelerazione, è un cambio di paradigma totale. Quando un'intelligenza artificiale non è più limitata dal tempo di calcolo, smette di essere un semplice strumento di statistica e diventa un esploratore dell'ignoto. Può simulare la chimica quantistica con precisione assoluta, perché usa la meccanica quantistica per studiare la meccanica quantistica. È come se avessimo cercato di dipingere un quadro iperrealista usando un secchio di vernice e una scopa, e improvvisamente qualcuno ci mettesse in mano un pennello a singolo pelo. La risoluzione della nostra comprensione scientifica sta per passare dall'era dei pixel all'era dell'alta definizione assoluta. Cosa faremo concretamente con questa divinità di silicio e fotoni? La prima rivoluzione avverrà dentro il tuo corpo. Oggi, quando prendi un farmaco, assumi una molecola generica testata su una media statistica della popolazione. A volte funziona, a volte causa effetti collaterali devastanti. L'AI quantistica cambierà tutto. Potrà prendere l'esatta sequenza del tuo DNA, simulare il comportamento di ogni singola proteina del tuo fegato o dei tuoi polmoni e progettare una molecola farmaceutica da zero. Un farmaco unico, creato esclusivamente per te, capace di incastrarsi perfettamente nel recettore della malattia senza toccare le cellule sane. Il cancro e le malattie genetiche non avranno più dove nascondersi. La seconda rivoluzione riguarda la materia stessa. I nostri scienziati perdono anni in laboratorio mescolando elementi alla cieca, sperando di trovare il materiale del futuro. L'AI quantistica farà questo lavoro in simulazione. Troverà la struttura per un superconduttore a temperatura ambiente. Immagina cavi elettrici che trasportano energia da un continente all'altro, disperdendo esattamente zero energia. Immagina batterie per auto elettriche che si ricaricano in 3 secondi e durano 50 anni. O catalizzatori capaci di estrarre anidride carbonica dall'atmosfera, trasformandola in roccia innocua. Non dovremo più scavare la terra per cercare materiali rari. Li inventeremo noi, atomo per atomo, su uno schermo. La terza applicazione salverà letteralmente il nostro pianeta. Il clima della Terra è il sistema caotico per eccellenza. I computer di oggi faticano a dirci se pioverà tra una settimana. Un sistema Quantum AI potrà simulare l'atmosfera terrestre e gli oceani con una risoluzione senza precedenti, nell'ordine dei metri o chilometri per cella di griglia, e modellare con precisione quantistica. Potremo migliorare drasticamente la precisione delle traiettorie e dell'intensità degli uragani nel breve termine, fino a 10-14 giorni, e affinare le previsioni stagionali probabilistiche. Potremo ottimizzare l'intera rete logistica globale in tempo reale, reindirizzando navi, aerei e treni per azzerare gli sprechi di carburante. Per la prima volta nella storia umana non saremo più passeggeri in balia degli eventi atmosferici. Avremo la mappa completa per navigare il futuro del nostro ecosistema. Ma ogni grande potere ha un lato oscuro e qui arriviamo alla quarta rivoluzione, la crittografia. Tutta la sicurezza del mondo moderno, i tuoi conti bancari, i segreti militari, le password dei governi si basano su un trucco matematico. Si basano sul fatto che è facile moltiplicare 2 numeri primi giganti, ma è quasi impossibile fare il processo inverso per ritrovarli. Per un computer classico ci vorrebbero 300.000 anni. L'algoritmo quantistico di Shor può fare quel calcolo a ritroso in poche ore. Il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente grande verrà acceso,
ogni singola barriera di sicurezza digitale del pianeta diventerà di carta velina. Eppure, la stessa spada che distrugge il vecchio mondo forgerà lo scudo per quello nuovo. La crittografia quantistica non si basa sulla matematica, ma sulle leggi inviolabili della fisica. Se codifichi un'informazione nello stato di un qubit, nessuno può intercettarla. Ricordi la regola della superposizione? Se qualcuno cerca di guardare o copiare il tuo messaggio mentre viaggia, il semplice atto di osservarlo distrugge lo stato quantistico, alterando il messaggio e facendo scattare immediatamente l'allarme. È il sistema di sicurezza definitivo, una rete internet quantistica dove l'hackeraggio non è solo difficile, è fisicamente e universalmente impossibile. Se tutto questo è così incredibile, perché non hai già un computer quantistico sulla scrivania? C'è un problema enorme che gli ingegneri stanno affrontando in questo esatto momento. Si chiama decoerenza. I qubit sono le entità più fragili dell'intero universo. La minima interferenza esterna li distrugge. Un granello di polvere, una vibrazione acustica, persino la radiazione cosmica di fondo rimasta dal Big Bang può far collassare la superposizione, trasformando il calcolo magico in un mucchio di errori inutili. Mantenere in vita un qubit è come cercare di tenere in equilibrio un ago sulla punta di un altro ago durante un terremoto. Per proteggere questi delicati stati quantistici, dobbiamo fermare letteralmente l'universo intorno a loro. Ecco perché i computer quantistici di oggi sembrano enormi lampadari d'oro rovesciati. Quelle strutture maestose non sono il computer in sé, ma il frigorifero più estremo mai costruito dall'umanità. Raffreddano il chip quantistico a meno 273 gradi Celsius. Stiamo parlando di una frazione di grado sopra lo zero assoluto. Un luogo artificiale che è centinaia di volte più freddo dello spazio profondo interstellare. Solo in questo gelo silenzioso e immobile, dove gli atomi smettono quasi di vibrare, i qubit possono danzare senza essere disturbati. Nonostante queste difficoltà estreme, la corsa è già iniziata. Non è fantascienza, è ingegneria pura. Google ha già dimostrato la supremazia quantistica, eseguendo in 200 secondi un calcolo che avrebbe richiesto 10.000 anni al miglior supercomputer del mondo. IBM sta rilasciando chip con sempre più qubit ogni singolo anno, superando la soglia dei 1000 qubit. Siamo esattamente nello stesso momento storico in cui i fratelli Wright hanno fatto volare il primo aereo di legno e tela. Era fragile, rumoroso e volò solo per pochi metri. Ma in quel momento, chiunque avesse gli occhi aperti capì che il mondo non sarebbe mai più stato lo stesso. C'è però un'ultima domanda, la più inquietante di tutte. Quando l'intelligenza artificiale quantistica diventerà una realtà commerciale, chi ne avrà le chiavi? Non stiamo parlando di uno smartphone che chiunque può comprare. Stiamo parlando di macchine che costano centinaia di milioni di dollari, capaci di scoprire nuovi farmaci in un pomeriggio, di piegare i mercati finanziari, di spezzare ogni segreto. Le poche superpotenze e corporazioni tecnologiche che controlleranno i primi sistemi quantistici avranno un vantaggio incolmabile sul resto dell'umanità. Non sarà solo un divario tecnologico, sarà un divario evolutivo. Chi controllerà il calcolo quantistico scriverà le regole del XXI secolo. Per tutta la nostra storia abbiamo cercato di dominare la natura, forzandola nelle nostre regole matematiche rigide. Abbiamo diviso il mondo in bianco e nero, in 0 e 1. Ma l'universo non è fatto di interruttori, è fatto di probabilità, di onde, di connessioni invisibili e misteriose. Coniugando l'intelligenza artificiale con i computer quantistici,
Non stiamo solo costruendo macchine più veloci, stiamo finalmente imparando a parlare la lingua madre dell'universo. Stiamo costruendo menti artificiali capaci di sognare in superposizione, di esplorare l'infinito senza muoversi e di risolvere gli enigmi che ci tengono prigionieri da millenni. Il limite non è più la potenza di calcolo. Il limite ora è solo la nostra immaginazione. Quando avremo una macchina capace di rispondere a qualsiasi domanda, la vera sfida sarà capire quali domande fare. Io sono Renderium e questa era la sinfonia dell'intelligenza. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te. Il prossimo viaggio ti aspetta oltre il velo della realtà.